Ciao ragazzi, oggi vediamo come si fa a regolare le sospensioni della nostra mountain bike. Prima di tutto dobbiamo capire se la nostra forcella è ad aria oppure a molla. Come facciamo a vedere? Lo vediamo da questa cosa qua. Qui abbiamo un esempio di due bici, una con una forcella a molla e una con una forcella ad aria. La forcella ad aria ha una valvola dentro un tappino come questo e ha proprio una valvola tipo quella della camera d'aria, valvola America si chiama, mentre la forcella a molla ha solo un registro esterno in questa maniera, dove si regola più o meno duro. Le forcelle vanno tarate in base al nostro peso, ma anche in base alla nostra guida, perché non tutti guidiamo nello stesso modo. Quindi praticamente uno meno esperto consiglia una forcella leggermente più morbida, mentre uno più esperto nella guida gli consiglio una forcella leggermente più dura. La prima cosa da vedere è sapere il proprio peso e andiamo a vedere sulla tabella che c'è scritto sulla forcella. Facciamo un esempio, io peso 75 kg, loro ti dicono 72-81, 125, 140 psi sulle forcelle da 80 e 85-100 sulle forcelle da 100-120. Per gonfiare la nostra forcella non utilizzate né una pompa né un compressore, mi raccomando, ma ci vuole questo strumento qua che si chiama pompa ad alta pressione. È appositamente creato per gonfiare le forcelle della nostra mountain bike e gli ammortizzatori. Ok, la prima cosa da fare è gonfiare, come indica la tabella, alla pressione consigliata. Questa è una forcella da 100, quindi praticamente mi consigliano di gonfiare a 70-85 psi. Ok, gonfiata nella pressione indicata dalla casa, proviamo il famoso sag. Il sag si monta sopra la bici mettendo questo segnale, questo gommino, in fondo così e montiamo sopra la bicicletta senza spingere, quindi saliamo lentamente sulla bici e cerchiamo di mandare giù la forcella solo per il nostro peso, poi torniamo indietro e come vedete abbiamo questo spazio che è circa il 25% di tutta la corsa e questa è una taratura perfetta come affondamento, come sag. Se la vostra forcella montando sopra risulta il segnale più alto, vuol dire che sgonfia, quindi bisogna ricaricarla. Vi ricordo che bisogna caricare la forcella almeno una volta al mese per essere sicuri. Se invece il vostro segnale è in fondo, non si muove, vuol dire che la forcella è troppo gonfia e quindi bisogna sgonfiarla e metterla alla pressione indicata alla tabella. Ho provato ultimamente una forcella di un ragazzo che fa gare di enduro a livello nazionale e internazionale, quindi uno che cammina, e ci sono salito sopra ed era abbastanza dura rispetto al mio standard, cioè, anche lui pesa circa 75 kg come me, però la tiene più dura perché andando forte la forcella deve essere un po' più reattiva, quindi se la forcella è un po' più dura è più reattiva e quindi ti tiene più a galla rispetto a una taratura standard. Però vi consiglio di stare sempre con le tarature standard che dicono loro, perché la bicicletta, se è molto rigida, è molto più dura da guidare. Chiaramente il segreto, come dice lui, il mio amico esperto, è che bisogna muovere le braccia, le gambe, non solo far lavorare la bicicletta, perché non avrebbe senso. Quindi se uno vuole andare forte deve cominciare a lavorare sia di braccia che di gambe, oltre alle sospensioni. Stesso discorso vale anche per la sospensione, per l'ammortizzatore. Anche qui abbiamo un segnale che ci indica il sag, quindi noi dobbiamo sempre stare su un 25% della corsa massima dell'ammortizzatore. Si gonfia sempre alla stessa maniera, anche qui abbiamo lo spinotto per gonfiarlo e poi abbiamo il registro del ritorno che è qui. Il registro del ritorno serve per frenare più o meno veloce il ritorno. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una forcella ritorna lenta vi rimane sempre chiusa, invece se una forcella ritorna troppo veloce hai questa botta che ricevi sul manubrio e quindi è un po' fastidiosa. Dobbiamo cercare
di trovare una via di mezzo. Io vi consiglio di stare sfrenato sui 3/4, quindi non tutta sfrenata ma sui 3/4. Poi un altro consiglio che vi do è, se siete dei principianti che iniziate da poco ad andare in bici, andare in mountain bike, tarate le sospensioni come vi dicono di serie. Poi quando sarete più esperti, sarete più veloci ad affrontare sia le discese che gli ostacoli, vi renderete conto da soli che dovete avere una forcella leggermente più dura per avere una risposta migliore dalle sospensioni. È molto importante un'altra cosa, prima di regolare le sospensioni, è regolare bene la pressione delle gomme, perché la gomma è la prima cosa che ammortizza prima dalla forcella. Un altro segreto che vi voglio svelare per avere più performance dalle sospensioni è verificare che la nostra bicicletta sia equilibrata, nel senso che il centro della bici più o meno è questo, cioè vuol dire nel centro tra le due ruote è questo qua, non è il centro dei pedali ma un po' più avanti. Quindi se noi spingiamo in questa zona qui, la bicicletta deve affondare uguale sia davanti che dietro. Come vedete, questa bici tarata bene sia davanti che dietro affonda allo stesso modo, uguale. Quindi se l'ammortizzatore posteriore affonda di più rispetto a quella davanti, vuol dire che è scarico e quindi bisogna gonfiarlo. Viceversa, se affonda di più la forcella rispetto all'ammortizzatore, bisogna gonfiare la forcella. Il ritorno va regolato qui sotto. Qui c'è una levetta, lì registriamo il ritorno. Il ritorno che cos'è? Il ritorno è questo, quello che manda indietro la forcella, ok? Compressione, ritorno. La forcella deve tornare velocemente, non troppo lenta, Quindi vi ripeto, io vi consiglierei un ritorno regolato 3/4. 3/4 vuol dire, nel senso, sfrenata al massimo, andiamo indietro di 1/4. Questo che vi sto spiegando è un esempio standard di regolazione della forcella. Poi dopo ci sono anche altri modi per regolare al massimo la forcella, però diciamo intanto per darvi un'infarinata, per capire come funziona la taratura. È inutile comprare una bici di alta gamma se poi dopo non siamo capaci di regolare la forcella e l'ammortizzatore. È come comprare una fotocamera di alta gamma e la usiamo in automatico invece di usarla in manuale. Spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial, mettete un mi piace se vi è piaciuto questo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale Bici Fai da Te, ci vediamo al prossimo tutorial, ciao ragazzi! Quest'anno problemi di siccità sicuramente non ci saranno, porca vacca, non smette più di piovere qui?